Avere un buon orecchio serve solo per fare musica? Sapete che le nostre orecchie hanno un ruolo fondamentale nel nostro percorso di crescita e nel nostro modo di relazionarci agli altri? Di queste e di altre scoperte rivoluzionarie vi parlerò oggi in questo video. Ciao, sono Maria Argentiero e insegno pianoforte in un liceo musicale. Su questo canale pubblico video di argomento musicale e brani più o meno noti del repertorio pianistico. Oggi vi parlerò delle ricerche di Alfred Tomaty volte a studiare i legami tra l'orecchio e la vita. Alfred Tomaty è stato un medico otorinolaringoiatra e un ricercatore francese morto nel 2001 all'età di 81 anni. Nel corso della sua vita ha avuto diverse intuizioni che l'hanno portato a fare ricerche scientifiche dagli esiti sorprendenti. Alcune di queste intuizioni sono rimaste tali perché Tomaty non ha avuto il tempo materiale per approfondirle, come nel caso ad esempio della connessione tra orecchio e gesto pittorico. Quando un pittore iniziava a perdere la precisione del suo tratto o la ricchezza della sua tavolozza, presentava contemporaneamente alcuni disturbi uditivi più o meno evidenti. La perdita dei blu e dei verdi, per esempio, veniva a corrispondere a una sordità per i suoni acuti. Tomaty, grazie alle sue ricerche con cantanti e attori professionisti, verificò l'esistenza di un legame tra il funzionamento dell'orecchio e l'emissione vocale. In particolare, la voce contiene solo le frequenze che l'orecchio è in grado di percepire e questa capacità di percezione dipende da una certa conformazione dell'orecchio o dal fatto che quest'ultimo abbia subito dei traumi fisici. Correggendo quindi le frequenze alterate si poteva migliorare l'emissione vocale e per far questo Tomaty costruì un apparecchio chiamato orecchio elettronico che stimolava l'udito con dei suoni filtrati in un certo modo al fine di rieducare la voce. Tomaty notò anche che i suoi pazienti, man mano che il loro modo di ascoltare migliorava, cambiavano anche la loro postura, il loro modo di respirare e il loro battito cardiaco. Il suono che produciamo con il nostro linguaggio produce una successione di piccoli stimoli alla nostra immagine corporea e al nostro sistema nervoso periferico. La ripetizione giorno dopo giorno di questo lavoro di modellaggio finisce per disegnare un profilo ben preciso. Noi trasformiamo la struttura del nostro corpo parlando, o meglio parlandogli, dal momento che il nostro corpo è il primo a essere interessato dal suono emesso. Tomaty ebbe alcuni cantanti veneziani come pazienti e notò che tutti non sapevano pronunciare la R in punta di lingua. Li sottopose quindi all'orecchio elettronico, che era stato programmato con una stimolazione uditiva specifica, e l'esito fu che tutti seppero pronunciare correttamente quel fonema. Tomaty concluse che quei cantanti non avevano emesso prima quel fonema semplicemente perché non l'avevano mai udito. È come se ogni regione non solo avesse un dialetto, cioè un modo di parlare, ma anche un orecchio, cioè un modo di ascoltare relativo ad una certa gamma di frequenze. Tomaty riuscì a dimostrare allo stesso modo che esistono diversi tipi di ascolto connessi alle diverse nazionalità. L'orecchio francese, ad esempio, percepisce tra i 1000 e i 2000 Hz, l'orecchio inglese tra i 2000 e i 12000 Hz, l'orecchio italiano tra i 2000 e i 4000 Hz. Ciò non significa che ci sia sordità al di là di queste frequenze, ma semplicemente si verifica un calo importante di sensibilità che determina un sottoutilizzo di quelle frequenze. Il dono delle lingue non sta tanto nell'attitudine al parlarle, quanto piuttosto in quella a percepirle. Riguardo alle lingue, Tomaty affermò che l'ambiente aereo, il clima, le condizioni di umidità in cui ci troviamo a vivere condizionano il nostro modo di ascoltare. Quando si dice che per imparare bene una lingua è utile soggiornare per un certo periodo di tempo in quel paese, non è solo perché così siamo più stimolati a parlare, ma perché ci ritroviamo in un ambiente acustico che, modificando l'ascolto, determina un adattamento dell'emissione vocale. Tomaty precisò però che l'orecchio elettronico nello studio delle lingue è solo un aiuto complementare, ovviamente bisogna studiare anche la grammatica, la sintassi e il vocabolario.
Tomatì si occupò anche di balbuzie, un disturbo del linguaggio di cui cercò di indagare le cause. Dopo aver fatto diversi esperimenti, Tomatì scoprì che la balbuzie poteva essere dovuta ad un ritardo nel trasferimento intracerebrale del segnale o a una deficienza d'udito dell'orecchio destro, che è l'orecchio deputato a controllare il linguaggio. Secondo Tomatì accade spesso che il conflitto psicologico con il padre possa provocare il disturbo del linguaggio nel figlio. A livello simbolico, la chiusura dell'orecchio destro rappresenta il rifiuto del padre, che è il portatore del linguaggio. L'origine del disturbo potrebbe anche essere di tipo puramente meccanico, ad esempio un tappo di cerume che ostruisce l'orecchio destro. Al di là delle cause, il balbuziente non ascolta correttamente i suoni che emette e quindi, come negli altri casi che ho esposto poco fa, l'orecchio elettronico di Tomatì potrebbe essere un supporto per trattare questo disturbo. Un altro importante campo di ricerca di Tomatì è stato l'ascolto intrauterino, ovvero l'universo sonoro in cui è immerso il feto. E la voce materna in particolare rappresenta una prima forma di comunicazione e garantisce uno sviluppo armonioso dell'embrione. Tomatì ebbe modo di verificare questo in uno studio condotto su 3 gemelli nati prematuri. Nella prima incubatrice c'erano delle normali condizioni di silenzio. Nella seconda incubatrice veniva diffuso un brano di Mozart e nella terza incubatrice veniva diffusa invece la voce materna. I 3 bimbi erano costantemente monitorati nella respirazione, nel ritmo cardiaco e alla fine dell'osservazione si notò che il primo bimbo era il più passivo dei 3. Il secondo aveva una respirazione più ampia, un ritmo cardiaco più vivo. E il terzo, oltre ad avere respirazione e ritmo cardiaco regolari, sorrideva e si muoveva anche con una certa gioia. Appurato l'effetto benefico dell'ambiente sonoro intrauterino, Tomatì ne ricostruì le caratteristiche acustiche e con il suo orecchio elettronico poté far rivivere il cosiddetto parto sonoro, cioè il passaggio dall'audizione liquida, cioè l'ascolto fetale, all'audizione aerea, cioè l'ascolto del neonato. Facendo rivivere le condizioni della nascita, si era in grado quindi di toccare le profondità della psiche. Tomatì si servì dell'orecchio per alleviare alcuni disturbi psicopatologici o per trattare alcuni disturbi del linguaggio. I risultati del lavoro di Tomatì hanno destato grande ammirazione, ma hanno attirato anche molte critiche e polemiche da parte della comunità scientifica, nonostante molte evidenze sperimentali. Numerose pubblicazioni tardive hanno poi confermato la veridicità scientifica di quello che poi si sarebbe chiamato il metodo Tomatì. Questo metodo si basa su un presupposto enunciato dallo stesso Tomatì: udire male, leggere male, scrivere male, parlare male, cantare male, comunicare male, star male nel proprio corpo, star male nella propria mente, nella propria affettività, essere nevrotico o psicotico. Tutti questi disturbi sono in un certo modo l'espressione di un cattivo ascolto, di una chiusura dell'orecchio alla parola degli altri. È tutto. L'argomento è molto affascinante e se vi va di approfondire, in descrizione vi lascio una breve bibliografia. Se il video vi è piaciuto, condividetelo e se vi va iscrivetevi al canale. Grazie e a presto!